Salve ragazzi, bentornati sul canale. Oggi andremo a rimontare il nostro motore con il DR130 sulla Vespina. Prima cosa andiamo a posizionarci con la nostra Vespina. Eccoci qua, in modo si sia belli comodi. Posizioniamo la nostra cuffietta. Prepariamoci grasso e perni e prendiamo il nostro motore. Non è un'operazione semplicissima perché è pesante. Prendiamo il nostro perno di fissaggio e diamogli una buona quantità di grasso. Lo inseriamo nel foro. Stessa cosa facciamo con il buloncino di fissaggio del motore sull'ammortizzatore. Abbocchiamo il dado. A questo punto possiamo tirare su la Vespa. In questa posizione abbocchiamo anche il secondo dado e li serriamo entrambi. Vi mostro adesso la sella, non tanto perché la dobbiamo montare, è decisamente ancora un po' presto, ma per spiegarvi il motivo per cui abbiamo deciso di cambiare il colore dei cerchi e farli dello stesso colore della sella. Sì, lo sappiamo, non è il colore originale, ma a noi piaceva così. È arrivato il momento delle camere d'aria e dei copertoni. Apriamo un po' e vediamo. Ecco qua i nostri copertoni di 9. E le rispettive camere d'aria. Vi metto di entrambe il link in descrizione. Per montarle dovremo innanzitutto gonfiare un po' la nostra camera d'aria. Inseriamola adesso all'interno del copertone cercando di tenerla il più stesa possibile. Gonfiamo un altro po' e siamo pronti per montare il cerchio. Per rendere più semplice il montaggio, bagneremo con acqua e sapone di Marsiglia i copertoni.
Montiamo adesso la prima parte del cerchio facendo attenzione a far passare correttamente nel foro la valvola. Montiamo adesso rondelle e dado, facendo attenzione però al dado. Da una parte vi faccio vedere più spianato e dalla parte ha un invito. Quest'ultimo andrà verso il basso. Quando serriamo, ricordiamoci sempre di andare in croce e mai in senso orario o antiorario. Ultima gonfiatina e siamo pronti per buttarle sulla Vespa. Ecco fatto. Adesso montiamo anche l'altra e poi le buttiamo sulla Vespa. Facciamo bene attenzione a far combaciare il foro piccolo con il perno di richiamo montato sul mozzo. Come sempre ricordo di mettere un filo di grasso sui bulloni, questo servirà a proteggerli dall'ossidazione. Regoliamo la forza sulla pistola pneumatica e serriamo i bulloni. Alziamo il sedere della nostra Vespa e siamo pronti per montare anche la ruota posteriore. La ruota gira e quindi, come si suol dire, rimettiamo la Vespa con i piedi per terra. Bene ragazzi, la Vespina adesso inizia davvero a prendere forma. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Io per oggi finirei qua, spero che il video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto mettete un bel like e iscrivetevi al canale cliccando il logo in basso a destra. Io vi saluto, alla prossima!